Bologna-Inter 2-1 il giorno dopo, ragazzi, ancora durissima, ancora molto molto dura. Sto provando personalmente una rabbia ed una delusione che nella storia recente dell'Inter, soprattutto da quando seguo l'Inter per passione Inter, non solo da tifoso, credo di aver provato soltanto dopo la sconfitta per 2-1 a San Siro contro il Sassuolo, quando in panchina c'era Spalletti. Una sensazione simile a quella che sto provando oggi, una delusione così forte forse solo in quel momento lì. La differenza comunque importante ma non sostanziale è che lì l'obiettivo era il quarto posto e nonostante la sconfitta comunque il destino era nelle nostre mani, perché poi vincendo contro la Lazio all'ultima giornata l'Inter avrebbe centrato la qualificazione alla Champions, che per quei tempi era un grandissimo traguardo per noi, cosa che poi effettivamente è successa e abbiamo centrato. Qui giochiamo per un altro più grande obiettivo, ovvero lo scudetto che non voglio assolutamente lasciare al Milan, ma che ormai non dipende più soltanto da noi. E allora, intanto vi chiedo subito, secondo voi lo scudetto per l'Inter è definitivamente andato oppure c'è ancora qualche possibilità? Ci credete ancora? Ve lo chiedo, io mi prendo qualche minuto personalmente per darvi la mia opinione, per parlare un po' con voi perché come sapete ieri purtroppo ho avuto qualche problema di connessione, poi ho avuto problemi con la piattaforma per lo streaming, non sono riuscito ad essere live con voi per seguire questa partita, è la mia prima live che salto su Passione Inter da 2 anni a questa parte e nonostante questo il nostro Simone comunque ha retto alla grandissima, siete stati tantissimi, quindi vi ringrazio come al solito perché siamo stati ancora una volta la diretta italiana più seguita con spettatori sopra i 2400 ad un certo punto della live. Comunque da dietro le quinte ho seguito i tanti commenti che ci avete scritto, i messaggi che ci avete mandato anche dopo con subito la caccia ai colpevoli, chi dà la colpa al mister, chi dà la colpa a Radu, ai singoli, chi alla dirigenza, alla proprietà e a qualsiasi altra cosa si potesse attaccare, al mercato, alle scelte fatte in estate. Io ragazzi vi dico subito che in questo momento personalmente non riesco a fare dei bilanci sulla stagione, a discutere degli errori dell'estate, su che cosa bisognava fare prima, su che cosa bisognerà cambiare, semplicemente perché per me la stagione non è ancora finita e dentro non riesco ancora ad accettare che la stagione dell'Inter sia finita qui. Quindi sapete già che io continuo a crederci, ma mi concentro un attimo sulla partita. Voglio parlare un attimino della partita di questo Bologna-Inter, una partita molto deludente, chiaramente. Ancora una volta avevamo a disposizione un set point importante e l'abbiamo fallito. Questo asterisco che ci portavamo dietro da tanto tempo, per alcuni erano 3 punti già fatti, altri chiaramente dicevano attenzione al Bologna, bisogna prestare attenzione. Lo abbiamo incontrato probabilmente nel momento peggiore in cui poterlo incontrare e abbiamo visto come è andata a finire. A livello di partita, secondo me l'atteggiamento iniziale è stato anche giusto dal mio punto di vista, nel senso che abbiamo chiesto a quest'Inter spesso di non sprecare troppe occasioni, di cercare di andare in gol senza dover prima creare tanto occasioni a vuoto. Ci siamo riusciti con un grande Perisic, probabilmente il gol più veloce di questa stagione dell'Inter, un grande gol che purtroppo viene macchiato e coperto poi da questa sconfitta, un Perisic che ha questo triste primato, se non vado errato, 3 gol segnati con cui ci ha portato in vantaggio, poi non sono mai corrisposti ad una vittoria. Abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare e lì l'Inter doveva andare a chiudere questa partita. Sappiamo benissimo che poi come abbassi un attimino la tensione quest'Inter non può permetterselo e veniamo rimontati e veniamo beffati perché ci siamo fatti poi prendere dalla frenesia, dal nervosismo e mentalmente siamo proprio usciti dalla partita dopo il pareggio e soprattutto nel secondo tempo e questo per me è un errore grave, molto molto grave. Le occasioni comunque le abbiamo create perché anche Lautaro ha avuto un buon pallone, lo ha sparato in curva, purtroppo Dumfries di testa non ha preso la porta, Correa che ha trovato anche il miracolo di Skorupski e altre ancora. Però il Bologna ha fatto la sua partita, ha dato tutto ed è giusto che sia così, ha gestito con tranquillità e ha approfittato dei nostri 2 errori molto gravi, perché per me i 2 gol sono anche errori nostri molto molto gravi. E su entrambi questi errori personalmente mi sento anche di dare delle responsabilità importanti anche a De Vrij, perché in questo momento vedo tanta critica su Di Marco, tanta critica su Radu, ma delle responsabilità secondo me vanno date in maniera importante anche a De Vrij, perché è vero che Di Marco viene sovrastato da Arnautovic, probabilmente la scelta di Di Marco non era corretta in questo tipo di partita, non in senso assoluto, non perché Di Marco non può starci, ma
in questo caso specifico con 20 centimetri di differenza mi pare abbastanza normale che Arnautovic possa avere la meglio su Di Marco di testa, e De Vrij che fa quel gesto a Di Marco di prendere la marcatura di Arnautovic personalmente mi lascia un po' perplesso. Così come sull'errore di Radu, che è clamoroso, ovviamente decisivo, pesantissimo, siamo tutti d'accordo. Non capisco innanzitutto il retropassaggio di Perisic così rischioso con la rimessa laterale, figlio anche questo di una costante ricerca sempre ossessiva della costruzione dal basso che sai già che non puoi farla con Radu, visto che sai già che non è Samir Handanovic. Così come non puoi giocare come se ci fosse Brozovic quando non c'è Brozovic. Ma a parte questo, anche De Vrij per me lì ha responsabilità importanti perché fa sfilare una palla lenta e pericolosa e non ostacola nemmeno Sansone col corpo, praticamente non fa nulla. Poi Radu ovviamente fa la frittata, ma adesso non trovo giusto, ma non trovo nemmeno l'utilità sinceramente di andare ad attaccare, di andare a massacrare Radu per questo errore. Detto comunque, va anche detto giustamente che anche Handanovic è stato massacrato spesso anche per meno. Comunque, in generale, in questa stagione tutti i portieri praticamente hanno commesso degli errori, oggi tocca a noi, chiaramente l'importanza della partita aggiunge un peso importantissimo a Radu, personalmente però non vedo l'utilità di andare ad attaccarlo, anzi è stato bello che ieri nel club tutti quanti i ragazzi del club o quasi contemporaneamente hanno mandato un messaggio in privato a Radu di grande sostegno, questo la dice lunga anche sul clima che si vive all'interno della community del club di Passione Inter. Comunque, prima di parlare dello scudetto, un flash anche sui singoli di questa partita. Ne salvo sinceramente molto pochi durante questa gara, salvo Perisic che come quasi sempre è stato tra i migliori, anche se dicevo qualche perplessità su quella rimessa laterale. Salvo comunque Di Marco, perché sul gol ha i suoi limiti, è vero che è stato sovrastato, ma poi è stato probabilmente l'unico a metterci tantissima voglia, a provarci con grande insistenza ed uno dei più pericolosi anche in avanti. Ci metto anche Skriniar e poi per il resto poco altro, perché di De Vrij ho detto, di Radu ho detto, Barella troppo nervoso ancora una volta. In questo momento tutti quei discorsi sul futuro capitano, ecco, per me oggi non lo merita di essere capitano dell'Inter, non è un elemento positivo se si comporta in questo modo qua e bisognerà lavorarci sicuramente. Correa, ragazzi, impalpabile. Correa a questo punto secondo me ha dimostrato di non meritare il posto da titolare, soprattutto in partite così, e io sinceramente faccio mea colpa perché io invece pensavo che potesse prendersi quel posto. Credo che abbia dimostrato di non esserci ancora. Brozovic, poi da Brozovic mi aspettavo molto di più. Con la fascia da capitano al braccio me lo aspettavo più dominante, invece si è un po' nascosto, secondo me. Anche da Dumfries mi aspetto molto di più, l'ho difeso quando tantissimi gli davano addosso, ci sono tutti i video a testimoniarlo sui nostri canali, tutti i nostri podcast. Allo stesso tempo sto invitando tutti a tenere i piedi per terra perché ci sono molti che mi dicono che è forte quanto o addirittura più di Hakimi. Ecco, c'è della differenza, ragazzi, tra questi due. Deve migliorare tanto, deve saltare l'uomo, deve migliorare col pallone tra i piedi, nel cross, anche nel chiudere le azioni. Ha avuto una buonissima opportunità che non ha sfruttato. È un lavoro che si può fare, ma bisogna lavorarci molto, e anche Lautaro chiaramente ha fatto un passo indietro. Non che gli attaccanti subentrati abbiano fatto molto meglio, ma Lautaro netto passo indietro in questa partita, 2 palloni da sbattere in rete li ha avuti e non li puoi fallire, visto che lo sappiamo a quest'Inter manca il killer, lo abbiamo detto tante volte, e diciamo che ancora una volta la mancanza di questo killer dell'area di rigore, di questo goleador implacabile che comunque mette dentro anche i palloni sporchi, risulta essere veramente decisivo. In questo Bologna-Inter sì, vado verso la chiusura. Quello che penso però faccia male più di tutto a tutti quanti o quasi è stata secondo me la mancanza di mentalità, e con questo vado a chiudere sul tema scudetto perché la testa è la vera avversaria dell'Inter. Quest'anno, lo abbiamo detto più volte durante l'arco della stagione e vale anche adesso in questo finale di stagione. Io avevo sempre detto che da qui alla fine potevamo giocarci un bonus non vincendo una partita. È chiaro che ora che te l'hai giocato, sicuramente sei veramente ai limiti e capisco quindi se tanti adesso si sentono fuori dalla corsa. In più, l'aver perso questa partita contro il Bologna è veramente pesante. Un punto avrebbe fatto nettamente la differenza perché adesso a causa di questa sconfitta il Milan può permettersi anche di pareggiare una partita e vincere le altre 3, perché in caso di arrivo a pari punti sarebbe davanti all'Inter per gli scontri diretti. In più
al Milan, come spesso capita, devo dire, sta girando anche un po' dal verso giusto, con una Fiorentina che sarà la prossima avversaria spompata, la vedo abbastanza fuori, l'Atalanta lo stesso che è in difficoltà e arriverà da un turno infrasettimanale anche l'Atalanta, Verona e Sassuolo non si giocano più nulla, però ecco, se il Milan le vincerà tutte e quindi porterà a casa il bottino pieno, non possiamo far altro che fare i complimenti a questa squadra che secondo me ha dimostrato più dell'Inter grande fame e grande voglia di vincere. Questo non lo metto in dubbio. Non di essere più forte, almeno secondo me, anche perché questo Milan, secondo me, ha dimostrato anche di poter perdere dei punti da qui in avanti e io mi aspetto che possa perdere dei punti da qui in avanti. E quindi finché l'aritmetica non ci condanna, finché la classifica e la matematica non ci dicono che l'Inter non può più vincere questo scudetto, io personalmente non riesco a mollare la presa. Contro l'Udinese già la prossima sarà durissima perché tra l'altro notizie proprio di questi minuti su Andanovic e Bastoni non sappiamo ancora se ci saranno in questa partita, da valutare anche Gosens, c'è da vedere anche Vidal, quindi saremo di nuovo in emergenza. Abbiamo visto però più volte ribaltare il discorso per lo scudetto all'interno di questa stagione e soprattutto nelle ultime settimane. Praticamente dopo ogni partita cambiano gli equilibri e quindi con 4 partite ancora da giocare per ciascuna delle due contendenti, 12 punti ancora in palio, per me qualcosa può ancora succedere. L'importante chiaramente sarà, lo diciamo per l'ennesima volta in stagione, ritrovare subito la testa, fare il nostro, soprattutto perché dicevo, se il Milan può perdere punti e tu non sei lì pronto ad approfittarne, ora che sei dietro, che devi rincorrere, ecco, se lo fai, cioè se non sei lì ad approfittarne perché hai staccato la spina troppo presto, mi censuro per non essere troppo aggressivo. Comunque, per trovare colpevoli e responsabilità di quello che sta accadendo, di quello che accadrà, ci sarà ovviamente tempo, quindi adesso secondo me dobbiamo archiviare questa partita, una partita che prima non doveva giocarsi o comunque doveva giocarsi con un Bologna nettamente diverso lo scorso 6 gennaio, in più acceso, animato alla vigilia anche da questo caso Medel che gli è stata ridotta la squalifica e poi ha fatto un partitone essendo un elemento molto importante della squadra. Sarà contento Pioli, ora sicuramente è tutto regolare, possiamo cominciare a giocare la parte finale del campionato, abbiamo l'ok. Comunque pensiamo a noi, pensiamo alla nostra Inter, in diretta alle 19:30 stasera voglio aggiungervi un po' di considerazioni, quindi vi aspetto. Intanto ne stiamo parlando ulteriormente anche nel club di Passione Inter, vi ricordo quindi passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community di interisti, dove vi posso assicurare, come dicevo anche prima, che il clima è sicuramente migliore di quello che leggerete nelle prossime ore su ogni tipo di social, quindi vi aspettiamo nel club di Passione Inter. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere nei commenti con l'emoji, facciamo l'emoji del pallone, visto che non la stiamo utilizzando da un po' di tempo, emoji del pallone, voglio sapere la vostra, io continuo a crederci.